Buongiorno ragazzi, oggi in questo video extra, chiamiamolo video bonus come volete voi, c'è anche la mia ombra bellissima, vi racconto un po' la cava, perché voi la vedete solo come ogni video è una trasformazione, ok? E almeno vi dirò qualche dettaglio, così col tempo nei video bonus avremo aggiornamenti su cosa stiamo facendo. Allora, iniziamo dalla parte sud. Abbiamo questo che dovrebbe essere tipo un garage, una tettoia, mi fa schifo, è da rifare. Adesso momentaneamente così lo uso anche come supporto per tenere vari martelli e via dicendo. Qui abbiamo i binari, dove nella parte nord stiamo facendo la ferrovia. Se notate i coni, via dicendo, ogni mattina devo sistemare tutto, perché avendo i cani si divertono a fare i cavoli loro qua. Poi abbiamo inserito i pannelli solari. Non ho fatto nessun video perché fare un video che trasporto da qui a lì i pannelli solari non mi sembra il caso. Adesso devo fare un video dove sono a prendere un carrello di terra, dove vedete laggiù c'è il canale, quella parte lì, se vi ricordate, era tutta allagata, quella e quella laggiù. Ho riempito di terra per far sì che si asciughi. Adesso passerò, poi farò un video con il bulldozer dove spianerò e faremo un altro pezzo di strada lì. Adesso non so cosa fare, se è strada per il mezzo solo per le macchine, per fare tipo un controllo di sicurezza. Là ho fatto, mi avvicino, ho allungato il canale. Quel canale andrà fino laggiù allungato, così cercare di drenare più acqua possibile. E il ponticello lì, valuterò cosa farsi un pochettino, perché mi deve arrivare la stampante 3D e sto pensando di stampare delle cosine, per cui fare vari punti, magazzino e via dicendo. Adesso valutiamo un pochettino la situazione. Qui è rimasto invariato. Qui ho messo questo perché volevo fare una cabina della luce, ok? Perché avete visto che nel video precedente, qui in alto, abbiamo montato la pala eolica. Adesso sta girando con la batteria. Non c'è vento, ma faccio sì che si crea umidità la notte, vedete? Per cui come gira toglie le goccioline e si asciuga. In teoria lei viaggia sia con la batteria, se sgancio la batteria con il vento mi ricarica la batteria per farla muovere. Simpatica. Comunque dicevo, devo mettere cabina dell'Enel, chiamiamola così, pali della luce, ok? Per cui da qualche parte mi dirò dove non impicciano. Ho già tagliato dei bastoni di scopo per fare i pali della luce, con il filo metterò naturalmente. Laggiù, questo punto era tutto quello allagato che si trova in qualche short. Laggiù, adesso in teoria qui si va così. Lì penso di bloccarmi, che c'è una salita. I mezzi tornano in questo modo, qui c'è una U dove posso andare indietro e salire lì, ok? Adesso valuteremo un pochettino con il tempo. Sapete cos'è? Io vado avanti a come viene. Io ho buttato a terra, qui c'era il cumulo, allora ho fatto la curva così, ho voluto fare un ponte e poi lì il cumulo era alzato, allora ho voluto fare anche quello. Come mi viene non ha un senso, non ho un progetto in testa di cosa devo fare. Come viene io vado avanti, non ha un senso, come ho già detto. Poi torniamo qui. Allora, qua è l'entrata, vedete ragazzi, ok? Una delle entrate dove qui posso salire su e qui posso andare. L'ho livelata il più possibile. Se guardate i primi video era molto più ripida, l'ho allargata con delle protezioni, perché sia per i cani che passavano e anche mia figlia passa e rischia di farla scendere. Allora ho messo supporti che metterò tutto qui, arriverò fino quasi a zero con queste paratie. Qui mezzi non ce ne vanno, magari pulirò lì, adesso vediamo con qualche ruspa, pulirò bene lì e lascerò più qua, ma anche così grezzo, penso non di fare più per protezione. Questi li lascio, ok? Poi andando di qua ho dovuto, vedete i cani, guardate, passano e sfasciano tutto ogni giorno così, là cani, uccellini, fanno i loro comodi. Devo proteggere questo, perché proteggendo questo qui il ponte non crolla, se no la terra va a cedere come si asciuga e via. Protezione lì, e ho allargato quello spazio lì che era molto più stretto, e se vi ricordate lì più o meno nel video che vedete qua adesso, stavo cadendo con la pala gommata,
ho fatto retromarcia da lì sopra e stavo cadendo qua, stavo cadendo. Per fortuna c'era quella protezione, mi ha salvato. Altra protezione lì e via. Quel cumulo di sabbia piano piano andrà a scendere. Tutta quella sabbia lì l'ho portata ieri. Poi lì poi sistemerò un pochettino, valuterò come fare, magari qua mettere la radicella arancione anziché questa qui verde, e magari sistemare un po' meglio questa terra, anche se non ha molto interesse lì. Poi viaggiamo nella cava. Allora, qui il canale sta ingrandendo perché sotto qui ho argilla e mi serve a tirare fuori l'argilla perché tengo più l'acqua sotto, ok? Va più giù l'acqua. Allora, quel tubo lì naturalmente è finto, tutta scena, lo devo pulire bene. Sto rinforzando le pareti del canale, ok? Manca qui e lo sto un po' allargando, arriva l'argilla e via, così quando piove tutta l'acqua che c'è qui mi va a drenare qua. E andrò a pulire anche lì sotto, così rimane perfetto. Lì, se vedete, sta cedendo, ok? Per cui 2 o 3 pedaline, pezzettini a supportare lì le mettiamo, anche se è abbastanza profondo, ma non vorrei mai che mi ceda. Oppure con queste pietre qua me la spacco così e la metto lì sotto incastrata, faccio un po' un taglio lì sotto, vedete, e lo sistemiamo. In uno short abbiamo pulito velocemente questo, fatto più ordinato, ok? Non so cosa ci potrò mettere qua, valuterò. Tanto alla fine per passare è facile, beh. Se volessi passare con qualsiasi mezzo un piccolo ponticello come ho fatto laggiù, potrò passare. Valutiamo un pochettino cosa fare. O eventualmente costruirmi qualcosa con la stampante 3D quando imparerò bene, perché ne so praticamente zero. Boh, crearmi qualcosa lì, non lo so, adesso vediamo un pochettino. Qua, rinforzando, sto salvando i punti che si spaccava come scendeva l'acqua. Qua devo diserbare, per questa erba qua fa schifo. Se fosse questa è un conto, piccolina ci sta, ma questi sono alberi. Poi andiamo nella ferrovia, mi tolgo dal sole. Qui stavamo facendo la ferrovia, ok? Abbiamo rinforzato lì per darle un senso. Adesso non so come farla procedere perché di questi pezzi sono ferrovia Lego che avete visto e non ne ho molti, e di conseguenza vediamo dove posso arrivare, cosa arrivare, e vabbè, studiamo un po'. Non farà 1-0 perché comunque lì si ferma, se dovessi fare delle curve arrivo fino a lì, ma vabbè, non importa, è giusto così per fare scena, anche magari il trenino può andare avanti e indietro, se vediamo. Qui non so minimamente cosa fare, ho portato terra e mo rimane lì. Lì ho fatto il rialzo, per quale motivo? Allora, in teoria il mezzo scende lì, adesso purtroppo c'è solo il dumper, l'altro camion si è disperso in Germania e non mi sono ancora arrivato. Comunque scende un camion, ruspa o pala gommata prendono quel mucchio di terra, si avvicinano qui e fanno più, cioè è più facile caricarle, capito? È molto più semplice, soprattutto per la pala gommata, perché quella dell'Uina non ha un'altezza abbastanza elevata per caricare bene, così è più semplice e via. Adesso questa più o meno è la cava, all'incirca quanto sarà? Fate fare un conto un attimino e vi dico quanto è. Facendo un conto così occhio, circa 6 metri per 4-5, adesso più o meno non è grandissima. Molta gente è venuta e ha detto ma sembrava più grande. È normale, come uno riprende con i video, crea una prospettiva diversa da ciò che è veramente, però vista così non è neanche piccolina, è divertente, ok? Non ci può passare un mezzo con un trattore con rimorchio, magari lì. Qua può anche salire, magari. Comunque la stradina laggiù potrebbe fare. Adesso vi faccio dei mezzi che sono arrivati, che avete già visto nei video. Sono dei mezzi che avete visto negli ultimi video. Intanto che è una macchinina telecomandata della Rail Toys, presa a risparmio a casa. Uniche modifiche che ho fatto, vi faccio vedere diretto. Allora sono queste, 2 LED qua, 2 LED qua, ok? Questa qua ce l'ha già sopra e 2 LED qua per dare un po' più di scena alla macchina. Questa qui la usiamo come scorta per
vari pezzi grandi della cava, via dicendo. Mezzo senza marchio, sempre preso da Risparmio Casa, in super offerta, ok? Questa macchinina qua trecomandata, niente proporzionale, idem modifica, 2 luci qua, poi ho messo 3 lucettine qua sopra e 2 lucettine qua sopra. I mezzi che ho preso, ok? Niente di che, è un giocattolone dell'Uina, qui sotto, qui comparirà il codice suo. In sottofondo c'è mia figlia che parla, abbiamo diciamo l'erpice qua dietro e semplicemente la bena che va su e giù, niente di che, semplice, piccolino, ma vi visto già nei primi video. Questo scavatore presso è un giocattolo, però la bellezza è che ha tutti i comandi possibili, per cui posso muovere la bena indipendente dal braccio e via dicendo. Questo è comodo. Codice sovraimpressione, unica modifica questo piccolo led che gli ho messo per fare il lampeggiante. Io amo i lampeggianti, basta, non ho fatto nient'altro, questo è quanto. Per iniziare è perfetto. Camper, ve lo sconsiglio al 100%, è una cagata pazzesca, se dovete usarlo sulla sabbia lasciate perdere. Modifiche fatte: tolto il braccio centrale, tanto era finto, raddoppiato qua dietro per aumentare peso. Arriva amore, 2 pesi qua dentro più un piombo qui in fondo per dargli trazione. Praticamente se dovete giocare in casa va bene, fuori fa schifo, lasciate perdere, non prendete. Avete visto questa gru, codice qui sopra sempre, bella, simpatica. Ho fatto anche il video del peso, porta abbastanza grammi, non arriva al chilo, poi vedete il video. Unico difetto secondo me, la discesa del braccio e del coso è molto lenta. Pazienza che in sottofondo c'è la bambina che vuole giocare, vero? Vuoi giocare? Ecco qua, sentite, per cui lei vorrebbe avere tutto in mano e fare come vuole lei. Comunque questo qui consigliato al 70%. La gommata vicino ai carciofi, che tengo in questo bagnetto perché l'ho smontata e mi deve arrivare la cassa nuova. Codice qua sotto, questa è la bestia, Unico difetto, il braccio non si alza molto e cercherò comunque con modifica da stampante 3D di far sì che si possa alzare di più. Comunque è una vera bestia questa sì, per iniziare con questo ci si diverte molto. Abbiamo questo aggiornamento di mezzi e tranne quello che non c'entra niente, di mezzi, ecco qua, starnutisce anche, di mezzi e della cava. Pipio c'è? Di mezzi della cava, abbiamo anche il supporto qui che vuole giocare, vuole scendere, per cui ragazzi, se vi è piaciuto, alla prossima.